È stata una modella per nomi come Versace e Moschino. Ha fatto l'attrice e la modella per fotoromanzi. Ha recitato in 43 film animati più un live action. Sono state realizzate più di 150 collezioni di vari brand ispirate proprio a lei. Ha un armadio con più di 1 miliardo di vestiti, una love story che neanche Beautiful, ha fatto più di 150 lavori, da astronauta a ballerina, da veterinaria a sottufficiale di marina, da musicista ad ambasciatrice dell'UNICEF, ed è stata anche un influencer d'altri tempi perché ha fatto diventare famosi amici e parenti molto prima delle Kardashian. Ma di chi stiamo parlando? Siamo negli anni 40, anni in cui la seconda guerra mondiale sconvolge il mondo prima di arrivare per fortuna ad una sua conclusione. Anni in cui le donne iniziano ad avere più diritti, più potere, iniziano ad avere il riconoscimento dell'essere allo stesso livello dell'uomo. Banalmente nasce anche Wonder Woman negli anni 40, un personaggio creato da uno psicologo come uno dei primi simboli del femminismo che rappresentava un sacco di forza e indipendenza. Nel 47 Gertie Cori, spero di averlo pronunciato giusto, riesce nell'impresa di aggiudicarsi e quindi di titolare ad una donna un premio Nobel grazie esclusivamente al suo impegno nella medicina. Ci sono state inevitabilmente anche varie critiche da parte degli uomini perché, essendo lei moglie di uno scienziato, lui è stato inevitabilmente messo un pochino in ombra dalla moglie, con il fatto che lei è riuscita a essere la prima donna a farsi intitolare un Nobel alla medicina. Hattie McDaniel invece, esattamente nel 40, riesce ad aggiudicarsi un premio Oscar grazie alla sua interpretazione di Mami all'interno del film Via col vento, diventando la primissima donna nera al mondo a ricevere tale riconoscimento. Nel 48, 3 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, viene finalmente siglata la Dichiarazione dei diritti umani, creata a tutela delle pari dignità senza distinzione di sesso. Sempre negli anni 40 ad Hollywood inizia anche ad esplodere una nuova immagine di donna, più sensuale e femminile, quasi una femme fatale. Le star del cinema iniziano a cantare, a ballare, a recitare con nuovi look molto più seducenti, molto più appariscenti, molto più provocanti per quell'epoca, e il loro fascino, il fascino di queste nuove dive cattura subito l'intero pubblico. Ma non solo il pubblico adulto, anche i bambini, anche gli adolescenti rimangono tutti ammaliati da questa esplosione di femminilità. Tra questi bambini chi c'è? C'è anche una certa Barbara Handler, nata a Los Angeles in California nel 1941. Quindi all'inizio degli anni 40 e quindi cresciuta esattamente negli anni 40. Barbara, un nome semplice ma popolarissimo negli Stati Uniti proprio negli anni 40, un nome che nessuno all'epoca avrebbe pensato che sarebbe stato attribuito ad una delle icone più grandi di tutti i tempi. Esiste Barbara Streisand, ma oggi non parliamo di lei. Barbara Handler è la figlia maggiore di Ruth ed Elliot Handler. Elliot e Ruth chi sono? Elliot e Ruth si conoscono a Denver, in Colorado, si sposano nel 1938 e dopo aver avuto Barbara si trasferiscono a Los Angeles, dove nasce anche Kenneth, che poi diventerà uno sceneggiatore cinematografico americano, ma questa è solamente una curiosità in più. Mentre Ruth lavora alla Paramount Pictures, quindi comunque un buon impiego, un impiego abbastanza di rilievo, Elliot, il marito, costruisce mobili, dapprima per hobby, e poi sotto consiglio della moglie riesce a trasformare questo suo hobby di costruire mobili in un vero e proprio lavoro. Nel 1945, quindi esattamente a metà degli anni 40, Elliot decide di fondare assieme all'amico Harold Madson, scusate se li pronuncio male, ma io ci provo a pronunciare tutti questi nomi nel modo corretto, quindi speriamo che siano giusti. Comunque decide di fondare assieme a questo suo amico Harold Madson la sua azienda. E da un piccolo garage in cui Elliot produceva cornici nasce Mattel, brand, nome creato dall'unione dei nomi Matt, soprannome di Harold, dal cognome Madson, e di L di Elliot. Quindi il nome Mattel nasce proprio dall'unione del soprannome dell'amico e dal nome del fondatore, del marito di Ruth Handler. Nel giro di poco tempo, esattamente un anno dopo, quindi nel 1946, Harold lascia Mattel ed Elliot inizia piano piano a capire che questo business di mobili, nel frattempo aveva anche iniziato a costruire dei mobili per le case delle bambole, quindi mobili in miniatura, è un business decisamente molto più redditizio confronto al business delle cornici. E cosa fa? Decide di abbandonare definitivamente queste cornici per dedicarsi totalmente a questa nuova attività.
a questa creazione di mobili e accessori per bambole soprattutto. Le quote societarie di Harold però che fine fanno? Vengono subito acquisite da Ruth, la moglie di Elliot, che diventa così socia e coproprietaria del brand Mattel. Quindi da quel momento Mattel diventa l'azienda dei due coniugi, di marito e moglie, solo loro due. Nel frattempo però, negli anni in cui Elliot si dedica a questa attività, alla creazione di oggetti e mobili per le bambole, la figlia Barbara inizia ovviamente a crescere e a giocare. All'epoca erano molto diffuse le bambole, le classiche bambole di pezza con le fattezze da neonato, un po' i nostri Cicciobello ma in versione di stoffa. Ma Barbara, come tantissimi altri bambini, era molto più affascinata dalle dive che vedeva al cinema, dalle cantanti, dalle attrici, quelle femme fatale che comparivano sulle pagine di giornale, quelle stesse pagine di giornale che lei aveva iniziato a ritagliare per poter giocare con i figurini di queste donne formose, sensuali, provocanti, femminili, preferendole ai classici bambolotti o alle bambole di pezza. Barbara cercava un modello di donna in cui poter immedesimarsi, che non fosse la solita immagine di mamma, moglie e casalinga. Giocare con quei ritagli che rappresentavano donne forti, indipendenti, adulte, emancipate, per lei era molto più soddisfacente ed appagante. Ruth, in tutto questo, la madre, osservando il comportamento della figlia, intuì che probabilmente il tempo dei bambolotti stava giungendo al termine e le viene un'idea. Inizia a pensare di realizzare un nuovo giocattolo. Ma che giocattolo? Una bambola a tutti gli effetti, vita stretta, seno prosperoso, gambe lunghissime, fianchi morbidi, una bambola come quelle che per noi oggi sono la normalità, ma che all'epoca non esistevano. Una bambola adulta, una rappresentazione di quelle dive di Hollywood che Barbara guardava nei film, una pin-up, una figura in cui le bambine si potessero immedesimare e con cui poter sognare come Barbara faceva con i suoi ritagli di giornale. Ruth provò anche diverse volte a convincere e a proporre, a spingere il marito a cercare di progettare, realizzare, ideare, dar vita a questa sua idea di una bambola che sul suolo americano non si era ancora mai vista. Ma Elliot ovviamente continuava a rifiutare. Per lui probabilmente l'idea era fallimentare, vedendo che comunque questa cosa non esisteva, vedendo che le bambine comunque continuavano, per forza di cose non c'era un'alternativa, ma continuavano a giocare con bambole di pezza e bambolotti. Probabilmente per lui l'idea di sua moglie Ruth era un'idea che anche molti di noi direbbero: ma cosa ci investiamo a fare? Non funzionerà mai. E così gli anni passano, Ruth ci prova, Elliot non si convince, fino a quando non arriva nel 1956 l'occasione giusta per Ruth. L'occasione è proprio un viaggio a Locarno, in Svizzera, inizialmente un viaggio pensato come un viaggio di piacere, una vacanza, che poi si rivelerà essere una cosa che cambierà la vita alla famiglia Handler e non solo. Perché qui, in questo momento, in questa vacanza, qui a Locarno, Ruth farà un incontro che cambierà ogni cosa. Ruth conosce Lily. Ma chi è questa Lily? Lily è l'abbreviazione di Bild Lilly. Era una fashion doll della Germania dell'Ovest. All'epoca la Germania era ancora divisa in due parti dal muro di Berlino, che cadrà solamente purtroppo nell'89. E questa bambola, questa Lily, era prodotta direttamente sul suolo tedesco, quindi era una bambola tedesca a tutti gli effetti. Questa bambola, questa fashion doll, è uscita per la prima volta sul mercato nel 1955 ed era tratta dal personaggio dei fumetti comici che venivano pubblicati sul giornale scandalistico Bild. Ed è proprio da qui che lei prende il nome Bild Lilly. Il personaggio di Lilly era sexy, con i capelli biondi raccolti in una coda di cavallo, non so se inizia a farvi venire in mente qualcosa, sfacciata, ambiziosa, esibizionista e quasi sgualdrina, anzi oserei proprio dire sgualdrina. Nelle sue vignette, pubblicate appunto sulla rivista Bild, il personaggio di Lilly è sempre sfacciatamente provocante, arrivando subito ad un successo enorme, soprattutto tra il pubblico ovviamente maschile, arrivando al punto in cui hanno realizzato un film in live action proprio incentrato sul suo personaggio, sul personaggio di Lilly. E pensate che anche se i fumetti hanno smesso di essere commercializzati nel 1961, la bambola fu prodotta fino al 1964,
Questo credo che faccia capire quanto Lily a quell'epoca abbia avuto veramente successo, ovviamente grazie proprio alla sua fisicità, alla sua sensualità e al suo essere sfacciata e provocante. Ruth a quel punto cosa fa? Vedendo in Lily esattamente quell'idea che lei aveva già in mente e che aveva con scarso successo proposto al marito Elliot, e capendo che era esattamente quello che la figlia Barbara avrebbe voluto, decide di fare una cosa particolare: ne acquista i diritti per il suolo americano e in più ne compra 3 esemplari per poterli studiare, smontare, analizzare, distruggere, poter capire come questa Lily fosse stata costruita e ideata. Queste 3 bambole di Lily vengono poi appunto, una volta tornate in America, smontate, analizzate, studiate, per poterne capire dal design ai materiali, alla struttura, alla realizzazione. C'è stato veramente un lavoro su queste 3 bambole di Lily di studio molto approfondito da parte di Ruth. Questa ricerca, questo lavoro dura per più di 2 anni. Anni nei quali nella storia subentra un personaggio che sarà fondamentale per la riuscita dell'idea di Ruth, per la realizzazione del suo progetto. Questa figura si chiama Jack Ryan e aiuterà Ruth d'ora in poi a cambiare totalmente ogni cosa. Jack, nato a New York nel 1926, è un ingegnere laureato a Yale che lavora per la Raytheon Company, la più grande azienda produttrice di missili teleguidati del mondo. Ed è proprio grazie a questo suo lavoro che lui riesce ad acquisire una vastissima conoscenza di moltissimi materiali e di tutte le loro proprietà. Piccola curiosità anche qui, Jack Ryan sarà poi negli anni anche l'ideatore di altri prodotti di Mattel di successo, come ad esempio le Hot Wheels, che tutti conosciamo. Le ha ideate proprio lui. Ma quando è che lui subentra nella storia di Ruth ed Elliot? Esattamente nel 1956, quando viene assunto da Mattel con lo scopo di trasformare Lily, questa bambola tedesca, in quella che era l'idea precisa che aveva Ruth nella sua mente. Viene assunto proprio per realizzare una nuova Lily modificata, migliorata, un upgrade di Lily per riuscire a dare veramente vita al progetto di Ruth. E infatti è proprio lui, è proprio Jack Ryan a realizzare sullo stampo di Lily, quindi modificando le fattezze di Lily, a creare quella che poi è la scultura della bambola che stavano realizzando, della bambola che Ruth voleva realizzare. Questo nuovo viso femminile che comunque era basato sulle fattezze di Lily. E questo perché lo fa Jack Ryan, che è un ingegnere, non è uno scultore? Perché gli Handler si erano già rivolti, avevano già fatto un tentativo con uno scultore vero e proprio, ma il risultato non era stato dei migliori, non era all'altezza delle aspettative degli Handler. Dopo aver realizzato la scultura della testa, ma prima di passare alla realizzazione del corpo, Ryan decide di rivolgersi a diversi professionisti del settore per definire il carattere, la personalità, tutto quello che doveva essere, tutto quello che era l'essenza di questa nuova bambola. Ma di che settore stiamo parlando? Perché lui è un ingegnere, non può rivolgersi ad ingegneri per definire la femminilità di una bambola o la bellezza di una bambola, l'eleganza e la personalità. E quindi si fa aiutare da Bud Westmer, spero che i nomi siano giusti, e Larry Germain, rispettivamente il primo truccatore, make-up artist, e il secondo parrucchiere. Entrambi lavoravano con le star di Hollywood, proprio quelle star di cui vi parlavo prima, che Barbara, la figlia di Ruth ed Elliot, venerava, idolatrava nei film e nei giornali. Ryan si rivolge proprio a truccatore e parrucchiere di queste star per lavorare sul trucco e l'acconciatura di questa bambola. Quindi inizia veramente ad esserci un team di lavoro molto importante. Inizia a non essere più solamente un progetto nella testa di Ruth, inizia a non essere più solamente un'idea, ma inizia ad essere un qualcosa di concreto a cui stanno lavorando un team di persone. A cui poi si unisce anche Charlotte Johnson, pronuncia speriamo giusta, che era una fashion designer, che ha deciso invece il look. E quindi a questo punto loro avevano la testa, l'acconciatura, il trucco e il vestito. Non rimaneva che creare un corpo per dare definitivamente vita a questa bambola che per ora potremmo chiamare un upgrade di Lily, perché a tutti gli effetti poteva quasi essere una specie di clone di Lily, ma migliorato. Jack Ryan a questo punto cosa fa?
ne ridisegna totalmente le articolazioni perché voleva che avessero delle movenze più naturali, ridisegna completamente il corpo e crea personalmente stampi in lega per ogni singola parte che andrà a comporre il corpo. Le invia ai siti di produzione in Giappone, alle fabbriche in Giappone e ne supervisiona ogni singolo campione. Perché? Perché voleva assicurarsi che fossero esattamente realizzati come voleva lui e come voleva Ruth. Quindi dal Giappone arrivavano i campioni, li analizzavano, li controllavano e se qualcosa non andava bene venivano rispediti indietro fino a quando dalle fabbriche non sarebbe uscito il pezzo proprio come lo volevano loro, il pezzo perfetto. Piccolo fun fact: pare che il primo campione, dopo aver inviato questi stampi in lega in Giappone, sia stato realizzato, sia arrivato in America per essere supervisionato da Ruth e Jack Ryan e che loro abbiano fatto una scoperta che sul design non c'era. Pare che il primo campione del busto sia arrivato a loro con i capezzoli in rilievo, cosa che ovviamente non era molto accettabile perché era troppo sexy, troppo sensuale anche per l'idea di Ruth. Quindi ovviamente questo busto con i capezzoli venne immediatamente rifiutato e solamente al sesto campione, quindi al sesto invio del prodotto campione della prova uscita dalla fabbrica, arrivarono al risultato perfetto, al risultato di questo busto che volevano loro e a questo busto che avevano disegnato loro. A questo punto era tutto pronto. Non mancava niente, la testa c'era, il corpo c'era, il vestito anche, i capelli, il trucco. Finalmente Mattel aveva in mano la sua bambola, con capelli piantati e non più parrucche come invece aveva Lily. Quindi dei capelli pettinabili, dei capelli che rimanevano, non delle semplici parrucche a calzino che si infilavano e si sfilavano. Questa nuova bambola aveva i piedi sagomati, non più scarpe stampate come invece succedeva per Lily. Aveva nuove articolazioni, aveva gli orecchini, aveva un trucco da vera diva e un costumino da bagno a strisce bianche e nere. Ruth ce l'aveva fatta. Aveva tra le mani la sua creazione, il risultato di anni e anni di ricerca, di attesa, di lavoro. Finalmente tra le sue mani c'era la sua idea concretizzata. Era reale, non rimaneva che trovare il modo di mostrarla al pubblico. Il momento giusto arriva quasi di lì a poco, esattamente il 9 marzo 1959, in occasione dell'American International Toy Fair, una fiera del giocattolo, dove per la primissima volta viene ufficialmente presentata Barbara Millicent Roberts. Un nome omaggio alla figlia Barbara, che è stata ovviamente di grande ispirazione, ma anche un nome che da lì in poi tutto il mondo imparerà a conoscere semplicemente come Barbie. La filosofia che ruota attorno a Barbie, icona del mondo contemporaneo, ha fatto sì che le bambine potessero immaginare di fare ciò che desideravano. Con Barbie ogni donna ha sempre saputo di avere infinite possibilità. Tutto è possibile.